Mentre non si può dire che le risorse di intelligence dello Stato della Città del Vaticano siano paragonabili in termini di finanziamento o tecnologia all'avanguardia come la CIA, il Mossad, eccetera, si farebbe un errore fatale nel sottovalutarne la portata, l'esperienza e le capacità. Alcuni storici in realtà considerano il servizio di intelligence del Vaticano quello più discreto ed efficiente del mondo. Si dice che addirittura il leggendario cacciatore di nazisti Simon Wiesenthal abbia affermato in un'intervista che il servizio di spionaggio migliore e più efficace al mondo appartiene al Vaticano. Ora, di cosa parliamo? Parliamo di cose che ovviamente non hanno una pagina di Wikipedia, ok? In questo episodio parliamo di cose che per confutarle anche io ho fatto fatica, ma visto e considerato che il Vaticano, al pari di qualsiasi altro Stato, ha un suo organigramma interno fra segretari di Stato e funzionari, ha uffici preposti alle relazioni internazionali, banche, eccetera, non è forse logico pensare ad un servizio di intelligence? Secondo il primo direttore della CIA, Allen Dulles, il vero nome dei servizi segreti del Vaticano è Santa Alleanza o l'entità. Con il motto Cum Crocet Gladio, con la croce e la spada, si dice che sia stato creato da Papa Pio V nel 1566 per raccogliere informazioni dalla corte di Elisabetta I e ottenere il suo rovesciamento dal potere. Questo è stato molto prima che la CIA pensasse di rovesciare i governi. A quanto pare, dalle indiscrezioni del direttore della CIA siamo venuti a conoscenza del primo servizio di intelligence organizzato del mondo. E stupisce? Nel XVI secolo lo Stato Pontificio esercitava un potere enorme in tutto il mondo e non è forse logico pensare che furono i primi ad organizzare un servizio di spionaggio che riuscisse a ramificarsi nelle corti di tutto il mondo? Il potere si mantiene con le informazioni, senza le informazioni si è vulnerabili e la Santa Sede questo lo sa molto bene. A confermare le informazioni presenti in questo video, a confermare comunque un'organizzazione di intelligence interna alla Santa Sede e la capacità di riuscire a mantenerla nascosta da occhi indiscreti, arriva un'inchiesta promossa dallo storico e sociologo Émile Poulet, che nel suo libro del 1969, Fondamentalismo e Cattolicesimo, rivelò l'esistenza di una rete di informazione della Santa Sede organizzata da Monsignor Umberto Benigni nel 1909 sotto il pontificato di Papa Pio X, che riportava il nome di Sodalitium Pianum. Pensate che questa sezione di intelligence organizzata con censori e investigatori si occupava principalmente della lotta contro il modernismo teologico, un'ampia corrente del cattolicesimo sviluppatasi fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, volta a ripensare il messaggio cristiano alla luce della società contemporanea. Ecco, a fronte del decreto del 1907 di Papa Pio X, che dichiarò questo movimento come eretico, chi veniva beccato a diffondere questo messaggio sarebbe stato denunciato al Santo Uffizio. C'è chi dice che la sezione del controspionaggio vaticano sia stato proprio il Sodalitium Pianum dell'inizio del secolo scorso, che tutti pensavano fosse stato sciolto, ma in realtà è solo la punta dell'iceberg. Tutti coloro che hanno difficoltà a credere che i religiosi in tonaca costituiscono la più grande rete di intelligence del mondo, a quanto pare non ricordano come sia stato il papato, l'istituzione più potente della storia che, vi rinfresco la memoria, ha inventato e portato avanti con grande successo per centinaia di anni un'agenzia per indagare e raccogliere informazioni relative a sette pericolose che minacciavano la stabilità della Chiesa, della società e dei regni dello Stato Pontificio, l'Inquisizione papale, signori.
La storia del servizio di intelligence vaticano è così antica che bisogna scorrere la lancetta del nostro orologio molto indietro nel tempo, arrivando a quando le spie pontificie in ogni parte del mondo denunciavano al Vaticano coloro che, secondo giudizi molto discutibili, dovevano essere inquisiti dalla Chiesa. Gli inquisitori generali e le loro squadre di uomini furono obbligati dalle circostanze storiche a sviluppare reti sofisticate di informatori, di eccelse spie capaci di addentrarsi all'interno di ogni regno conosciuto. Sebbene l'Inquisizione come agenzia di intelligence interna di vaste risorse non esista più, il Vaticano ha ancora altre 2 reti di spie esterne molto più discrete ma altamente efficaci che fanno parte della sezione per i rapporti con gli stati della segreteria dello Stato Vaticano. Sopra Piazza della Minerva a Roma, in quello che potrebbe sembrare solo un altro antico palazzo romano, si trova la Pontificia Accademia Ecclesiastica, l'equivalente diplomatico del Vaticano di Camp Airy della CIA, chiamata The Farm, dove addestrano effettivamente i servizi segreti. Ecco, in questo posto i preti della Chiesa Cattolica Romana vengono inviati dai loro vescovi per essere formati e diventare membri di quello che è ancora considerato uno dei corpi diplomatici d'élite del mondo, ossia i nunzi apostolici della Santa Sede. La maggior parte dei giornalisti del mondo, cari amici, non si rendono conto che i principali raccoglitori di informazione da parte della Santa Sede sono i nunzi apostolici e il loro personale diplomatico in giro per il mondo, esattamente come gli ambasciatori e il personale delle ambasciate che sono dispiegati in tutto il mondo da parte di ogni Stato. Ecco, il Vaticano ha i nunzi apostolici. L'unica differenza è che la Santa Sede non ha ufficiali di intelligence da dichiarare ufficialmente nei paesi ospitanti e quindi manda discreti diplomatici anonimi in giro per il mondo che sono in grado, tramite i nunzi apostolici, di segretare comunicazioni con il sigillo dello Stato della Città del Vaticano, che ricordiamolo è a tutti gli effetti uno Stato e quindi è in grado di classificare materiale, e inviarlo alla Santa Sede per degli eyes only consultabili solo dal Papa. Sapete che Viganò, ex nunzio apostolico negli Stati Uniti nell'agosto del 2018, fu uno degli uomini più ricercati del mondo dopo aver pubblicato una lettera aperta dove denuncia pesantemente tutti gli abusi della Chiesa? Inoltre nel 2011 denunciò alla segreteria di Stato un enorme giro di corruzione che lo portò ad essere pesantemente screditato. Ecco, vi basti pensare che Viganò aveva paura per la propria vita al punto da dover distruggere il proprio cellulare e nascondersi all'estero. Non è solo per paura di essere rintracciato da un collaboratore delle nunziature o dalle missioni apostoliche della Santa Sede sparse per il mondo, insomma dal braccio lungo della segreteria di Stato che ha ordinato la scoperta di Viganò, ma anche per il timore di essere scoperto dalle capacità di intelligence del corpo paramilitare della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, chiamati gli Angeli del Papa. Ecco, hanno un ufficio di antisabotaggio, un ufficio dell'Interpol e un ufficio di spionaggio. Ogni membro delle forze di polizia e di sicurezza del corpo dei gendarmi, come ogni membro delle leggendarie guardie svizzere, è un ex membro rispettivamente delle forze armate o di polizia italiane o svizzere. Quando Monsignor Viganò fu segretario generale dello Stato della Città del Vaticano, gli riferiva il generale della Gendarmeria Vaticana, lo stesso che, in una drammatica svolta di eventi, si è dovuto prodigare per dargli la caccia. Nel 2008 lo Stato della Città del Vaticano è entrato a far parte dell'Interpol, la più grande associazione internazionale di forze di polizia del mondo, con sedi in 192 paesi. Di conseguenza, il Vaticano adesso ha accesso ad enormi risorse e database attraverso i suoi contatti ufficiali di polizia e le sedi degli uffici dell'Interpol in tutto il mondo. I servizi segreti vaticani hanno persino un gruppo di intervento rapido noto per possedere asset tecnologici e logistici altamente sofisticati e innovativi utilizzati nell'adempimento dei suoi incarichi. Il pericolo maggiore per la vita di Viganò, prendo come esempio lui ma parlo di chiunque faccia rivelazioni scomode sulla Chiesa, sarebbe derivato da elementi massonici e altamente compromessi della Santa Alleanza. Persone prive di scrupoli morali che faranno di tutto per impedire all'arcivescovo o a chiunque altro di fare ulteriori rivelazioni non solo imbarazzanti per la Santa Sede, ma ancor di più capaci di distruggere le reputazioni e le concrete possibilità di alcuni cardinali di essere eletti al trono di San Pietro. Al di fuori dell'Italia e anche all'interno del paese non è noto quanto siano ben inseriti i massoni deviati
nei servizi di intelligence dell'apparato militare italiano o di altre nazioni europee, anche se le rivelazioni della loggia P2 vedevano protagonisti anche i servizi segreti italiani e di conseguenza non possiamo sapere da quali ideologie sono mosse determinate persone. Mentre è noto che potenti gruppi di massoni come la P2 in passato si erano infiltrati con successo all'interno di istituzioni vaticane come lo IOR, la Banca Vaticana, loggia che poi è stata sciolta dal governo italiano, non è noto ai più che gruppi successori di pericolosi massoni deviati siano riusciti a ricostituirsi sotto diverse etichette e ad assumere il controllo di dicasteri chiave della Curia Romana. Questo è stato denunciato apertamente nero su bianco da Viganò, come è stato consigliato dagli scandali economici che hanno visto partecipe il Vaticano negli ultimi anni. Ed è probabile che VatiLeaks sia solo la punta dell'iceberg. La verità è che per 5 secoli il Vaticano, l'organizzazione più antica del mondo, ha usato un segreto servizio di spionaggio chiamato Santa Alleanza e più tardi l'Entità per compiere la sua volontà. 40 papi si sono affidati ad essa per attuare le loro politiche, hanno svolto un ruolo finora invisibile nell'affrontare rivoluzioni e dittatori, colonizzazioni ed espulsioni, persecuzioni e attacchi, guerre civili e guerre mondiali, politiche e rapimenti. Papa Pio V affida il neonato servizio al cardinale Marcantonio Maffei. La prima missione degli agenti del Papa fu quella di sostenere la cattolica regina scozzese Maria Stuarda contro la protestante Elisabetta I al trono d'Inghilterra, e nel corso degli anni seguirono tutta una serie di missioni in difesa della Santa Sede e degli interessi del Vaticano, nella lotta della Chiesa ai protestanti francesi di confessione calvinista in Francia, nell'assassinio di Guglielmo I d'Orange, il principe protestante capo degli olandesi durante la guerra di indipendenza dei Paesi Bassi contro gli spagnoli, nella politica di ingerenza durante la guerra di successione spagnola, nel contrasto alla politica dei cardinali Richelieu e Mazzarino, nell'attentato contro il re Giuseppe I del Portogallo, nelle congiure contro Napoleone Bonaparte, nella lotta alla carboneria in Italia, nella sfida contro il comunismo e così via. Se sotto Giovanni XXIII l'entità entrò in stand-by, perché dopo la morte del cardinale Pietro Fumasoni Biondi il Papa non nominò un sostituto, con l'ascesa di Papa Paolo VI ritorna più attiva che mai. Papa Montini nomina il suo segretario personale, l'arcivescovo Pasquale Macchi, capo dei servizi segreti, carica vacante dal 1960. Nel libro di memorie del 1979 Con Stalin, Enver Hoxha scrive che Stalin considerava il Vaticano come un centro reazionario e molti preti cattolici e missionari del Vaticano come delle spie matricolate di livello mondiale. In alcune memorie si racconta che Stalin arrivò molto vicino all'entità. Sotto il pontificato di Papa Giovanni Paolo II, l'entità è particolarmente attiva e si occupò del finanziamento del sindacato Solidarnosc durante un'operazione congiunta con la CIA e si impegnò nella protezione dei protagonisti dell'opposizione cattolica al regime comunista polacco. E come contrastarono il regime comunista polacco, lo fecero finanziando dittatori di destra come Anastasio Somoza e George Videla, in un intervento che vide oscure vicende finanziarie dello IOR della Banca Vaticana di Paul Marcinkus. Proprio le ambigue vicende legate allo IOR e al suo capo, l'arcivescovo Paul Marcinkus, che nel febbraio 1987 scampò all'arresto per bancarotta fraudolenta chiudendosi in Vaticano, sono un'altra attività che ha impegnato molto i preti e i laici dell'entità. Direi che per oggi va bene così. Direi che questa è stata una degna chiusura per una serie che mi ha impegnato molto.
Come sempre vi invito ad approfondire, perché ovviamente in un video non si può dire tutto, e se anche questa volta avete apprezzato, aiutate il mio lavoro con un like. Io vi ringrazio di cuore per essere stati con me, vi ringrazio tutti quanti per l'immenso supporto che avete dimostrato nei confronti di questa serie, e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!